Ma il blocco navale di cui continua a parlare Giorgia Meloni, che cos'è? Ma soprattutto, è davvero realizzabile? Scopriamolo insieme. Tra le promesse di questa campagna elettorale della destra c'è questo famoso blocco navale. Si tratterebbe, secondo Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, di una missione di blocco per impedire ai migranti di entrare nel nostro paese. L'immagine che ci evoca il blocco navale è quella di imbarcazioni schierate ai confini delle acque italiane per impedire con la forza di imbarcazioni indesiderate di entrare nei nostri mari. Accantonando per un secondo il concetto di indesiderato, la domanda che ci dobbiamo porre è: ma questa cosa si può fare? È realizzabile? O si tratta di pubblicità elettorale? No, non si può fare. Ce lo dicono pure le Nazioni Unite all'articolo 42 del loro statuto, quando ci chiariscono che un blocco navale può essere attivato da uno Stato solo in caso di aggressione o guerra. Attivarlo senza che il nostro paese sia stato aggredito equivarrebbe anzi ad un atto di guerra da parte nostra. Ma non è tutto, perché nelle specifiche che Giorgia Meloni ha dato ha dichiarato di voler attivare questo blocco in coordinamento con la Libia, paese di provenienza dei migranti. Ecco, anche questa opzione è inconsistente. Non si può fare un blocco navale coordinato con lo stesso paese contro cui lo si vuole applicare. Ecco, allora possiamo dire che il blocco navale è un'espressione sbagliata e che quello che Giorgia Meloni vuole in realtà, e che chiama in modo errato, è un blocco degli ingressi, una cosiddetta operazione di interdizione. E questo si può fare? Ma soprattutto, si può fare con l'intenzione di bloccare il flusso migratorio? La risposta breve è no, perché è una cosa completamente contraria al diritto internazionale. Il motivo è che esiste un diritto del mare ed esistono degli obblighi internazionali, e questa proposta di Fratelli d'Italia viola tutte e due le cose. Ma non è tutto, perché con questa ipotetica operazione di interdizione ad essere violati sarebbero anche i diritti umani. Sarebbe violata la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, tanto per cominciare, e sarebbe poi anche violato il protocollo integrativo della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo. Ma di nuovo non è tutto. Prendiamo direttamente quello che c'è scritto nel programma elettorale di Fratelli d'Italia, così da renderci conto dell'infattibilità della proposta in ogni sua sfumatura. Il programma propone controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in coordinamento con le autorità del Nord Africa, la tratta degli esseri umani. Fermiamoci. Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda quegli accordi, purtroppo già in vigore da qualche anno, dell'Italia con la Libia. Questi accordi prevedono sostanzialmente quanto appena detto e scritto nel programma di Fratelli d'Italia. Dov'è il problema? Il problema sono le violazioni dei diritti umani generate a seguito di questi accordi, registrate già dall'ONU, da Amnesty International e da innumerevoli altre organizzazioni. Inoltre, il risultato di questi accordi è che tutti i migranti, indiscriminatamente, vengono bloccati dalla stessa Libia, spesso con metodi estremamente violenti, per impedire loro di partire. Anche i richiedenti asilo, i rifugiati, chiunque. Anche questa è una violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Ma a questo punto Fratelli d'Italia scrive nel programma: creazione di hotspot nei territori extraeuropei gestiti dall'Unione Europea per valutare le richieste d'asilo. Distribuzione equa solo degli aventi diritti nei 27 Paesi membri. Sembra la soluzione al problema di prima, ma lo è? No. Realizzare hotspot direttamente sulla Libia per valutare richieste d'asilo è un'idea completamente irrealizzabile. La Libia è un paese profondamente instabile e costantemente in guerra civile. Come si fa a garantire il funzionamento e la sicurezza di queste strutture in condizioni simili? Chiaramente non si può. E per quanto riguarda l'equa distribuzione dei migranti nei 27 Paesi membri? Questa è un'idea visionaria e perfetta solo per chi non conosce le dinamiche europee. Sono anni che ogni proposta di riforma del sistema di accoglienza viene sistematicamente bloccata dai paesi dell'est. Infine, per concludere in bellezza, ecco la cosa più paradossale di tutta la proposta. Tutte le navi hanno l'obbligo inderogabile di soccorrere le imbarcazioni in pericolo, qualsiasi imbarcazioni esse siano. Immaginate se le navi messe lì appositamente per respingere i migranti si trovassero di fronte alle imbarcazioni degli stessi migranti in condizioni di pericolo. Sarebbero obbligate a prestare aiuto e a portare loro stesse i migranti direttamente in Italia. Insomma, per rispondere alla nostra prima domanda, questo famoso blocco navale invocato da Fratelli d'Italia si può fare? È realizzabile? E quello che c'è scritto nel programma elettorale sulla questione? Ecco, la risposta è assolutamente no.